buono, buono. Ok, stop. Ok, trasmetto. Vengo incontro. Freno, mi faccio saltare. Ok? Vai. Vai, fammi vedere come voglio, vai. Madonna, oh. Carlone. La trasmissione deve essere fatta più lunga però, Vai, buona, buona, ammazza, vieni. Ho sempre detto che io, finita la mia carriera calcistica, chiudevo a chiave questo portone qua e non ne volevo sapere più niente. Lo vedevo con l'abbigliamento da allenatore, mi sembrava strano. Mi chiedevo dentro di me, ma è possibile che già roba da allenatore quando è giovane? Perché non è successo a me? Perché a lui, perché è un ragazzo che sta realizzando il suo sogno, no? Il suo percorso, insomma, era sulla vetta. Io dico sempre quello, quindi poteva spiccare il volo. Oh, ma invece quello lì nuovo, quello della 16 nuovo, il biondo, grosso, attaccante, non è male, Ieri ha tirato due o tre sifule, niente male. Come stai? Io va bene. A posto? Sì, Quando sei arrivato qua in Italia? Fai un mese e 5 giorni. Ma parli bene l'italiano però, Sì, cioè, lo studio in scuola. Bravo. Studia. Apprendo facile perché È simile. La vicenda di Simone è una vicenda che ha coinvolto tutta la famiglia Juventus. Attacca. Bravo, Urba. Questo. Era un giocatore di buona qualità, sapeva usare entrambi i piedi, ha fatto diversi ruoli e quindi ha questa visione globale un po' di quello che succede dentro al campo. Fai bene contro il movimento, Ricky. Per smarcarti. E quando tu ti confronti con i ragazzini che sono lì con la bocca e il cuore spalancati, no? Pronti ad assorbire qualunque cosa, avere di fronte comunque un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile, ha esordito in prima squadra, ha avuto dei momenti difficili ma li ha superati, sicuramente riesce a creare un rapporto bello con i ragazzi. Muratore, il destro di Muratore, la palla in rete, il gol di Simone Muratore, il capitano. È sempre stato un leader silenzioso, nonostante fosse un anno più piccolo, la sua presenza si sentiva molto. Un ragazzo che è sempre stato preso ad esempio, uno di quei ragazzi giocatori che vuoi in uno spogliatoio. Poche parole, però quelle poche comunque parole che rimanevano, però soprattutto di tanti esempi, tanta volontà, tanta voglia di allenarsi sempre al meglio, tanta voglia di competere, tanta voglia di essere protagonista. Quando è esordito lui ci aveva avvisato già il pomeriggio perché negli spogliatoi aveva parlato con Ronaldo, il quale gli aveva detto: Simone, tieniti pronto. Sentire Buffon, Chiellini, Bonucci, lo stesso Ronaldo caricarsi a vicenda sono state cose che poi ricordo con molto piacere. Da piccolo, quando andavo a fare raccattapalle allo stadio, ero lì. Cioè, vedevo i giocatori giocare lì allo stadio, i tifosi, e quindi dopo un paio d'anni ritrovarmi lì a giocare è stata comunque una grande emozione. Quando ci ha telefonato che andava in Portogallo, ci ha detto: papà e mamma mi hanno offerto di andare in Portogallo. Va bene, vieni a casa, ne parliamo. Ah no, devo deciderlo subito. Cosa subito? Cosa ne pensate? Io l'ho vissuta male, nel senso che per me era un distacco troppo forte. Forse era anche un presentimento per quello che poi è successo dopo. Guarda, Nick. Ma? Sto partendo io, Va bene, ci vediamo a casa. Ciao. Ciao.
Simone era in Portogallo da qualche mese. È partito tutto in un mattino dove io l'ho cercato al telefono e lui non mi rispondeva. Mi ha risposto più tardi, mi ha detto: mamma, sono ancora coricato, non sono andato ad allenarmi perché ho tanto mal di testa. Io al che mi sono preoccupata perché lui non era soggetto a mal di testa, non l'avevo mai sentito, aveva perfino la voce affaticata. Il giorno dopo va ad allenarsi. La società ha preferito però farlo vedere. Gli hanno fatto fare subito un TAC, era un venerdì. Il risultato è arrivato nel pomeriggio e questo medico ha consigliato alla società di farlo ritornare a casa. Lui ci dice: mamma, stasera torno. E per noi è stata una sorpresa, no? Perché non ci aveva detto di questa visita. Siamo andati a prenderlo a Milano, io e mio marito, felici perché ritornava a casa 2 giorni, e Simone era strano. Non era il solito Simone che aveva voglia di ridere o di raccontare Era strano, però ho detto magari è stanco dal viaggio. Arrivati mi dice: mamma, siediti che ti devo parlare. E ci ha detto questa cosa, che il giorno dopo avremmo già dovuto essere a Torino per una risonanza, e quindi ho capito la gravità della cosa, perché non è successo a me, perché a lui, perché è un ragazzo che sta realizzando il suo sogno, no? Il suo percorso, insomma, era sulla vetta, io dico sempre quello, quindi poteva spiccare il volo. Invece da quel giorno lì, che era il 13 di novembre del 2021, tutto è cambiato. Il 13 di dicembre Simone ha mangiato cena, abbiamo la camera insieme, io dormivo con lui, non avevo mai visto Simone crollare. Quella sera ci diamo la buonanotte e dopo 10 minuti con le luci spente lo sento piangere. Credo che sia stato il momento più difficile. Se domani mi sveglio e sono paralizzato o non mi sveglio e ho bisogno di mia madre, perché poi un suo abbraccio, cioè, fa la differenza, no? Quindi quel momento lì è stato per me unico. Mi ricordo che ho fissato la maniglia della porta della camera tutto il giorno, con la speranza che si aprisse, che ci fosse qualcuno che venisse a dirmi qualcosa. Quando l'ho visto, il mio pensiero è stato: chissà se lo porto a casa. Era con gli occhi sbarrati, non so se mi ha conosciuta. Io lo carezzavo, ma non mi dava cenni, no? Aveva quest'occhio fisso e gli ho chiesto tante volte se mi conosceva. Lui l'unica cosa che ha fatto è un verso. Dopo, mi sembra, una settimana o 10 giorni dopo l'operazione, che Simone era uscito dalla sala rianimazione, facciamo una videochiamata. Io ero in casa da solo perché mia moglie era vicino a lui, e mentre gira il telefono verso Simone, l'occhio destro, che prima era fisso, ho visto che stava guardando il telefono, e da lì ho cominciato a rincuorarmi perché ho visto un piccolo miglioramento, e da lì in poi piano piano, tutti i giorni, qualcosetta di nuovo. Piede.
Faccia sforzata, faccia sforzata. Anche di più. Bravo, guarda lì che sta andando di più. 4. Bravo. Fa niente, dai. 5. Provo a partire col piede sinistro. Così? No. Col sinistro. Così? No, col sinistro. Così. Il sinistro qual è? Questo. Così. In questa occasione qua si è rivelato proprio una persona molto molto forte e con una voglia di vivere altissima. Ho un video sul telefono che ritrae lui che corre dopo 20 giorni che era arrivato a casa da Milano, che corre nel cortile, e quello è stato wow, cioè non ce l'aspettavamo che avesse una ripresa veloce così dopo un intervento che doveva durare 4 ore ed è durato 12 ore. La Juventus gli ha spalancato le porte, gli ha detto per te tutto, veramente tutto, e quindi appena è stato autonomo nel guidare ha iniziato ad andare a Torino. Di lì anche tanta fisioterapia, poi lì c'è diciamo il meglio, e quindi tutti che lo conoscevano già, lui ci ha sempre creduto nel poter ritornare a giocare. Come andiamo? Oh, devi fare Di qualche frase ai giornalisti. Come stai, Giorgio? Bene. Sto bene? Perché non fai lo scemo come sempre? Buonasera, mi sta tutto bene? Buonasera, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Per me il calcio è divertimento, felicità e passione, ed è quello che cerco di trasferirli a questi ragazzi qua. Oh. Come andiamo, Giulio? Stai bene? Anche quando vengono di nuovo, che varcano quel cancello lì, di entrare col sorriso. È gialla qua! È gialla qua! Vai, Cri! Bravo, controllo e gioco. Mazza di scarpetta che c'hai oggi. Vieni qua, Danilo Scarico. Vieni qua. Non superficiale, Marce. Trasmissione forte. Dai Marce, sei fermo, andiamo, bravo. È stato pensato di dargli questo duplice ruolo, no? Collaboratore nel secondo gruppo dell'Under 14 e parallelamente l'abbiamo inserito poi anche nel team del lavoro individuale. Vai, Cri! Muovo. Semplice. Cerchiamo di aiutare i ragazzi a crescere non solo nell'aspetto tecnico, ma soprattutto anche l'aspetto comportamentale, renderli consapevoli delle qualità che possono avere, ma renderli nello stesso momento anche rispettosi di quello che può essere un percorso qui alla Juve e responsabili di quello che comunque fanno in uno spogliatoio e in un campo da calcio. No, i tunnel non si fanno. No, questo non vale. Ci restano male. Sono dei ragazzini, sono dei ragazzi che stanno cercando di arrivare al proprio sogno. Però secondo me nella crescita ci deve essere quel tatto. Devi cercare di far meno errori possibili, ok? Perché ne hai le capacità. Loro capiscono se un adulto gli può insegnare qualcosa o no. E se loro capiscono che tu gli puoi insegnare qualcosa, ti seguiranno sempre. Se capiscono che tu non gli insegni niente, ti abbandonano. Com'è? Vai. Dai. Tornare a giocare a calcio ai livelli di prima era una scalata su una montagna. Mi chiamava dopo l'allenamento e mi diceva che non riusciva più a fare le stesse cose di prima. Faticava a sentire proprio la sensibilità del pallone, era più lento nel pensiero magari di un passaggio, di una giocata. Comunque ancora oggi su tante cose non so come prima, perché tipo tutta la parte destra è ancora meno sensibile rispetto alla sinistra. La memoria va e viene, cioè più ci ho provato. Questa cosa qua non è stato possibile, ma questo non vuol dire che finito un percorso da giocatore la mia vita finisce. Se tu sei consapevole che non torni più quello di prima perché determinate cose non riesci più a farle, sei a posto. Cioè per me l'importante era essere a posto con me stesso. Ancora bello, eh? Nonostante non ci venga più nessuno. Le reti sono sempre le stesse, quelle forate. Poi hanno creato l'altalena, lo scivolo. Però qua proprio
Era il nostro posto. Questo è il nostro rifugio. Che bello. Gerbola, tranquilli. Veniamo qua, ci sfogavamo. Ci sfogavamo come lupi. E avanti spingere. Se c'è una cosa che anni fa dicevo, se dovevo fare una scala, delle cose più importanti della mia vita erano il calcio, l'amicizia, la famiglia e la salute. Salute per l'ultima. Ora no, ora c'è la salute e la famiglia. I primi due posti. Brava. Proprio buona, dai. Molto buona, brava mamma. Brava nonna. Brava nonna. Brava, bravissima. Ad oggi lo vedo felice. Lo vedo felice perché sta realizzando non il suo sogno, una parte del suo sogno. Ciao. Oh. E poi la nonna? Comunque rimanere sempre in quell'ambiente, calpestare ancora sempre questo rettangolo verde tanto sognato nella vita, quindi orgogliosi di lui, orgogliosi della nostra famiglia, nella nostra semplicità, nella nostra quotidianità. Semplici eravamo, semplici siamo rimasti. Allora, come stiamo? Tutto a posto? Allora, dobbiamo fare questa partita che, come vi dico, ogni settimana all'interno dello spogliatoio del campo cosa siamo? Fratelli. Perfetto. E fratelli che fanno? Si aiutano. Perfetto. Quando si aiutano nei momenti? Di difficoltà. Quindi se un mio compagno sbaglia, io gli do addosso, non lo aiuto, perché stessa cosa potrebbe succedere a me. Quindi la cosa più importante è aiutarsi. Se io faccio questo, sono già a metà dell'opera. Ok, adesso scendiamo col prof a che ora? È 48. È 48, precisione ragazzi. 48 non è 50, non è 45. Bravo prof. Andiamo, stai in movimento, vai. Quando un ragazzo sogna di togliersi le più grandi soddisfazioni sul campo e una malattia non glielo permette più, comunque quello di poter tornare su quel campo che ti ha levato un qualcosa è un'opportunità bella. Vedi questa? In un'età molto giovane riesce a stare sul campo e a cercare di strutturare un'esperienza tale che gli permetta poi di togliersi delle bellissime soddisfazioni, perché sono quelle che lui merita. Primo in barriera, Arioli. secondo, Laurenti. terzo, Montanese. quarto, Cantone, quinto, Scaglia. ok. Andiamo, sveglio! Andiamo! Lui può trasmettere tanto, può dare tanto, Fantone! non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. Tu metti la testa in mezzo alle orecchie. L'hai capita? Sì. Cosa vuol dire? La testa attaccata all'orecchio. In mezzo all'orecchio. Speriamo che possa imparare, crescere. Vedremo, lo accompagneremo perché, come ho detto all'inizio, Simone fa parte della nostra famiglia e quindi siamo felici che lui possa insieme a noi capire cosa vorrà fare da grande. È il mio mondo. Cioè io mi trovo bene a star lì anche tutto il giorno, a respirare l'aria di campo e poi l'area di Vinovo c'ha la sua aria, non so come spiegarti, però è casa.